Ok, vi ricordate la scorsa volta cosa abbiamo fatto? La scorsa volta abbiamo battuto il mostro collegato ad Angela, che però abbiamo visto che lo vedeva anche James. Poi qui abbiamo visto le 3 tombe di Angela, Eddie e James. Abbiamo visto quella di James è aperta. Poi c'è anche la tomba di Walter Sullivan qua, l'antagonista di Silent Hill 4. E adesso dobbiamo andare avanti. Poi ne abbiamo già parlato, quindi continuiamo a scendere. Fate caso a quanto continuiamo ad andare in basso. Se ci fate caso abbiamo sempre preso delle lunghe scalinate, sempre per andare nel profondo, verso il punto più basso, comunque dentro nelle le viscere di James. Poi fate caso, adesso qui siamo, c'è della terra, dei muri e poi c'è questo specie di nebbia, però simula un po' il gelo, ok? Sembra un po' come se fossimo in una cella frigorifera, ok? Vedremo il perché. Guardate però. Poi diventa tutto rosso. Eccoci. Eccoci. Eccoci qua. Eddie? What are you doing? What does it look like? He always busted my balls. You fat, disgusting piece of shit. You make me sick. Fat ass, you're nothing but a waste of skin. You're so ugly, even your mama don't love you. Well, maybe he was right. Maybe I am nothing but a fat, disgusting piece of shit. You know what? It doesn't matter if you're smart, dumb, ugly, pretty. It's all the same once you're dead. And the corpse can't laugh. From now on, if anyone makes fun of me, I'll kill him. Ciao, Just Vale. like that. Ciao, Rad. Eddie, have you gone nuts? I knew it. You too. You're just like him, James. Hey, I didn't mean anything. Don't bother. I understand. You've been laughing at me all along, haven't you? Ever since we first met. I'll kill you, James. Ok, aspetta, però prima di combattere un attimo. Allora, noi abbiamo visto James che va verso il basso, Angela e Eddie sono tutti adesso verso proprio nelle viscere, proprio dentro, capito? Nella parte più oscura di loro stessi, ok? Metaforicamente stiamo andando in basso, inteso in quel posto lì. E tutti ci troviamo allo stesso modo. Eddie, avete visto quanto sia completamente impazzito, è completamente impazzito, non sente rimorso per quello che ha fatto, non vuole giustificare niente, dà completamente la colpa alla società, quindi adesso vediamo la parte finale, adesso ci sarà la boss fight contro Eddie, non si redimerà, Eddie completamente impazzito, ok? Quindi siamo arrivati al capolino per Eddie, quindi qua devo farvi vedere una cosa però importante. Allora, qui ricordate che abbiamo la lettera di Mary, qua vi faccio vedere la lettera di Mary, la vedete che è scritta? Bah, vi faccio solamente vedere questa piccola cosa perché poi c'è una piccola chicca. Avete detto, siamo in una cella frigorifera, avete visto fuori quelle nuvolette là di gelo? Perché, ve l'ho già detto quando vi ho introdotto Eddie la prima live, la Silent Hill di Eddie è praticamente una cella frigorifera. L'elemento principale di Eddie, della sua Silent Hill, è il freddo, che dimostra quanto lui non sia arrivato alla redenzione, ok? Di quello che ha fatto, che ha ucciso un cane, dice che comunque tutti meritano di morire. Lui non si pente, quindi la sua freddezza, e poi vedremo che sarà pieno di cadaveri. Infatti anche qui, anziché comunque dirci no, non sono stato io a uccidere questo cadavere, questa volta dirà sì, l'ho fatto io, se lo meritava. Non è colpa mia se ho dovuto uccidere delle persone, è colpa loro che mi prendono per il culo, mi dicono che sono un ciccione e dicono che sono obeso e quindi è colpa loro, è colpa della società, non è colpa mia. No, Angela non impazzisce, ecco, io vi ho detto di mettere su una scala Eddie, James e Angela, cioè Angela, James e Eddie. Angela è quella che si pentirà più di tutte. Angela arriverà poi a suicidarsi, quindi il suo senso di colpa è talmente forte che farà quello. Poi abbiamo James nel mezzo, che tra il suicidio
e la pazzia, e appunto Eddie è la scala più alta, perché Eddie completamente non si redimerà, non si sente in colpa. Vedremo adesso che verrà ucciso da James, quindi brother, vedete che ci sono i cadaveri. Ok, poi adesso scappa. Ecco, vedete qua tutti i cadaveri, comunque sono tutti vestiti come James. Di nuovo ripetiamo che tutti i cadaveri sono fatti apposta, appositamente vicini a, cioè uguali, o comunque molto simili a James. Eccoci. Do you know what it does to you, James? When you're hated, picked on, spit on, just because of the way you look, after you've been laughed at your whole friggin' life. That's why I ran away after I killed the dog. Ran away like a scared little girl. Yeah, I killed that dog. It was fun. It tried to chew its own guts up. Finally died all curled up in a ball. Then he came after me. I shot him too, right in the leg. He cried more than the dog. He's gonna have a hard time playing football on what's left of that knee. You think it's okay to kill people? You need help, Eddie. Don't get all holy on me, James. This town called you too. You and me are the same. We're not like other people. Don't you know that? Let's party! James si sente dire: noi due siamo uguali. Inteso, Eddie ha ucciso un cane, adesso comunque viene detto che uccide il cane, e ha sparato al padrone, no? Siamo uguali, siamo stati chiamati in questa città perché siamo uguali. Eddie ha ucciso un cane e James ha ucciso la moglie, quindi entrambi sotto questo aspetto sono uguali. Il fatto che abbia ucciso il cane non è giustificabile, però ripeto che in questo gioco si può sempre capire il perché i protagonisti siano così, cioè non puoi dire Eddie è un bastardo, punto, perché c'è sempre una giustificazione dietro a quello che fa, ok? Veniva preso in giro, è anche colpa molto della società. Questo non ti spinge a uccidere una persona o un cane, però tutti i personaggi all'interno del gioco bisogna capirli, non puoi dire bianco o nero, c'è sempre un po' nel mezzo, ok? La boss fight non riesce a colpirmi. Eddie? Eddie? I killed a human being. A human being. Mary. Did you really die 3 years ago? Oh, le rotelline all'interno di James stanno un pochino funzionando. Intanto dice, lo uccide e poi dice, ho ucciso un essere umano. Sì, l'hai appena letteralmente fatto. Allora, per chi pensa che Eddie non sia reale, come alcuni pensavano che Laura non fosse reale, Eddie è una persona reale, abbiamo veramente ucciso, cioè James ha veramente ucciso Eddie, una persona reale. Ma non è la prima persona che uccide, appunto, non è la sua prima volta. La prima volta, ovviamente, cioè, James ha ucciso Mary. E questo è il secondo omicidio di James. Infatti, la morte di Eddie sarà la causa della creazione del secondo Pyramid Head. Quindi quando poi vedremo la boss fight finale vedremo 2 Pyramid Head, appunto. Uno è per Mary e uno è per Eddie, ok? Poi, seconda cosa. Prima io vi ho fatto notare la lettera di Mary. E vi ricordate che la lettera di Mary era scritta? Cioè, la vedevate che era normale, no? La lettera scritta che abbiamo ricevuto, no? Dopo aver ucciso Eddie, questa è la lettera. Sulla carta non c'è scritto nulla. Com'è possibile? Com'è possibile? Ma allora la lettera?
No, ora non vi spiego ancora della lettera. Vi faccio, allora, per chi non l'ha mai giocato, vi faccio solamente notare questa cosa per farvi ragionare su, ok? Non voglio mettere anche voi la suspense. Allora, ragazzi, io stiamo qua con la barca 3 ore, lo troviamo subito. Fate solamente caso che a destra la lettera non c'è più scritto, cioè abbiamo il pezzo di carta ma non c'è più scritto niente. L'unico fine del cane del cane. Adesso c'è una parte veramente orribile perché dovete remare, praticamente devi remare con la barca e andare verso la luce. Cioè non vedi niente, vai a caso e se vedi una luce stai andando sulla giusta strada, se no devi girare. Ciao Kami, maestro. Ecco. Fate caso all'acqua, ovviamente. Adesso stiamo oltrepassando il lago Toluca. Quindi stiamo andando dalla città all'hotel Lakeview, che è l'hotel in cui alloggiavano James e Mary quando venivano a Silent Hill in vacanza. E niente ragazzi, qua bisogna andare a caso. È un sacco anche confusionario perché la barca sembra che si muova. E ho visto che se lo giocate in difficile dovete... Eccola! Eccola! Let's go. Se giocate in difficile dovete usare l'analogico sinistro per il remo. Il remo si chiama sinistro e l'analogico destro è per l'altro remo. Se la lettera è vuota vuol dire che solo lui la vedeva, era un'associazione, solo quello può essere. Può darsi, può darsi. Ora non ve lo dico ancora, fatevi la vostra idea su quello che può essere. Romolo e Remo, è giusto, Remo e Lucia. Minchia, io meno male che non l'ho mai giocato in difficile, ma... Ma Silent Hill non è così, cioè adesso lui la vede in questo modo perché la città materializza le proprie paure. Però diciamo che se ci vai in vacanza Silent Hill la vedi una bella città, capito? Sembra strano il nome Remo. Sì, poi sto gioco è un capolavoro, questo sì. Grazie per il follow su TikTok. Infatti poi a fine gioco e guardiamo il remake, il trailer del remake del 2, voglio parlare di quanto sia difficile fare un gioco così nel 2023. Questo posto non è cambiato affatto in 3 anni. Ok, sì, in realtà ragazzi l'hotel, nella prigione vi ricordate che abbiamo visto un disegno di un edificio in fiamme e James diceva quest'uomo è in fiamme, non so perché l'uomo, quell'edificio in fiamme era l'hotel, perché l'hotel di Silent Hill 2, questo qua, è andato in fiamme, quindi è tutto bruciato. Adesso James lo vede tutto molto bello perché lui lo vede ricordandosi la sua esperienza felice con Mary, ok? E intanto qua troviamo che ci sarà un puzzle, bisogna raccogliere 3 carillon collegato a delle principesse. Ecco, abbiamo trovato la prima che è la sirenetta. Però avete visto che abbiamo trovato la sirenetta non in acqua, l'abbiamo trovata più su una fontana, la fontana però non ha l'acqua. Non so se conoscete la storia originale della sirenetta, cioè non quella Disney, cioè quella originale in cui in realtà è molto tragica. Cioè in realtà la sirenetta originale sarebbe la sirenetta si innamora di un principe umano, però dato che la sirenetta non ha i piedi, tramite un incantesimo può avere i piedi ma deve tagliarsi la lingua. Quindi la sirenetta si taglia la lingua per avere i piedi, le gambe, ma il principe comunque la rifiuta e quindi è condannata a morire da sola, ok? Cioè, una storia già tragica abbiamo, ok? Il signor James Sandel nella videocassetta che ha dimenticato qui è nell'ufficio al primo piano, perché vi ho detto a inizio gioco che James e Mary, l'ultima volta che sono venuti a Silent Hill in vacanza, hanno fatto una videocassetta all'interno dell'hotel, molto felice, molto romantica, però James l'ha dimenticata nell'hotel, ok? Chiave della stanza 312, la chiave della camera dove stavamo io e Mary. Abbiamo la stanza 312. Ecco qua. Poi bisogna mettere posto della principessa che si risvegliò dalla morte. Poi abbiamo 3 spazi. Bisogna trovare le 3 carillon, adesso ne abbiamo solamente uno. Dov'è la porta? Ok. Ehi. Che paura. Ciao professor.
Oh! Did I scare you? Yeah, you did. You're here to find Mary, aren't you, James? Well, have you? No. Is that why you're here too? She's here, isn't she? If you know where she is, tell me. I'm tired of walking. I wish I knew. But she said it in her letter. I wish What I knew. letter? Wanna read it? But don't tell Rachel, okay? Who's Rachel? She was our nurse. I took it from her locker. Questa è la lettera. Vi ho detto che quando Mary era sul punto di morte ha scritto 2 lettere, una a James e una a Laura. Carissima Laura, lascio questa lettera a Rachel perché te la dia quando non ci sarò più. Sono in un posto lontano adesso, un posto tranquillo e stupendo. Perdonami per non averti salutato prima di andare via. Stammi bene, Laura. Non essere troppo dura con le sorelle. E Laura, a proposito di James, so che lo odi perché secondo te mi tratta male, ma dagli una possibilità, ti prego. È vero, a volte è un po' scontroso e non ride molto, ma sotto sotto è una persona molto dolce. Laura, ti voglio bene come se fossi mia figlia. Speravo di adottarti se solo le cose fossero andate diversamente. Buon 8° compleanno, Laura. La tua amica per sempre, Mary. Questa lettera, ripeto, l'ha scritta Mary quando poi stava per morire. Ha chiesto a Rachel è l'infermiera dell'ospedale che si occupava sia di Mary che di Laura, e Rachel è un personaggio che troveremo anche in Silent Hill 4. Appunto, ha ricevuto queste 2 lettere da dare, da Mary, da dare a James e Laura dopo la morte di Mary. Ma so di Silent Hill come che doveva essere Laura adulta. Davvero? C'è un Silent Hill che non ho giocato in cui, allora, Mary si chiama Mary Shepherd e c'è un personaggio in un Silent Hill dopo il 4 che si chiama Alex Shepherd, che è lo stesso cognome di Mary, infatti dovrebbero essere imparentati. Gattino. Laura, how old are you? I turned 8 last week. So, Mary couldn't have died 3 years ago. Could she really be here? Is this the quiet, beautiful place she was talking about? Me and Mary talked a lot about Silent Hill. She even showed me all her pictures. She really wanted to come back. That's why I'm here. Maybe you'll get it if you see the other letter. The one Mary... Huh? I must have dropped it. Laura! I gotta find it. Laura! Come fa a essere molto dolce una persona egoista come James? Adesso ci sembra uno stronzo James, ok? Ma non è sempre stato così. Cioè, da quando si è ammalata ha avuto questo atteggiamento qua. Però è sempre una persona che, sai, non puoi dire è un basta, capito? Da una parte devi un po' capirlo, non per quello che ha fatto, per aver ucciso Mary, però. Sì, infatti, ragazzi, sulla lettera c'è scritto buon compleanno, Laura, per il tuo 8° compleanno. E Laura ha detto che ha fatto il compleanno qualche giorno fa. Quindi Mary non è morta 3 anni fa. Infatti ve l'ho detto all'inizio gioco. Mary non è morta 3 anni fa. Mary si è ammalata 3 anni fa. Mary è stata uccisa da James o il giorno prima dell'evento di Silent Hill 2, qualche giorno prima, qualche settimana prima, non di più, perché appunto è nel sedile posteriore dell'auto di James all'inizio del gioco. Semplicemente James non se lo ricorda, ha represso il suo ricordo. Più andiamo avanti, più James si avvicina alla verità, ok? Chiave pesce, ecco, sempre il pesce, poi qui, capito, qua è tutto molto acquatico, c'è l'elemento dell'acqua, qui è predominante, soprattutto all'hotel, che c'è il lago, la chiave del pesce, la sirenetta, poi adesso vedremo di nuovo l'acqua. Oddio, chi c'è? Ah. Niente, c'è un altro Abstract Daddy, questi mostri qua, che è lo stesso boss collegato ad Angela, però è molto più piccolo in questo caso. Cosa significa? Semplicemente che per James, che comunque l'abuso su Mary è avvenuto, cioè rappresenta sempre l'abuso di James su Mary,
E inoltre vedere questi mostri qua nell'hotel significa che Angela è ancora viva. Quindi li vediamo perché Angela è ancora viva. Tutto qua. Però sti bei... Niente, si vede gente, guardate, ma cerca di Mary, funziona poi... Che pallosi! Guardate come attacca James. Ok, abbiamo la stanza dell'albergo 312, che è la stanza d'hotel in cui alloggiavano James e Mary. Comunque fateci caso che adesso, cioè noi durante tutto il gioco abbiamo affrontato degli scenari molto cupi. Cioè l'ospedale, comunque un posto in cui muore la gente, una prigione, comunque gli appartamenti, posti abbastanza inquietanti. Adesso siamo in un hotel, ok? Che diciamo che in teoria è un hotel come atmosfera, diciamo... Non è avvenuto qualcosa di particolarmente oscuro, se non il fatto che l'hotel sia stato incendiato. Comunque, qui stavo cercando di triggerare un suono, perché in realtà nell'hotel si possono sentire dei suoni, alcuni anche rari. Cioè, ieri ho provato il gioco e mi è uscito First Try, adesso sto cercando di farlo anche a voi, ma niente, mi sa che... Niente, raga. Praticamente in questo corridoio si sente un uomo piangere. È veramente un suono molto significativo, ok? Che potrebbe essere collegato appunto a James, che piange per la morte di Mary o ricordando quello che ha fatto. Peccato che... Cavolo, mi ha fatto molta impressione. Ok, qui bisogna mettere un codice, però prima ci serve l'acetone. Vedete, qui abbiamo un codice, il codice della cassaforte, però ci serve l'acetone, ok? Cioè, vedete che questo capitolo sarà importante, cioè, adesso finiremo il gioco, però questo capitolo dell'hotel è tutto un riscoprire. James che finalmente capisce, cancella, smaschera se stesso, però comunque riscopre, ricorda quello che ha fatto, quindi qua è come dire, tu hai fatto qualcosa, però hai cercato di cancellarlo, capito, con una penna, però la penna non è che la penna fa sparire la foto, capito? E quindi poi tramite l'acetone vedi quello che c'è sotto. Questo è un po' tutto il riassunto del capitolo finale. James che man mano riscopre tutto quanto. Si toglie le bende dagli occhi. Tutto quello che aveva represso. Poi qui è il terzo piano, ok? Se proviamo ad andare nella stanza 312, prima dell'Otherworld, c'è una gabbia. Ma dai, ma non è così, che sfiga. Comunque, si dovrebbe sentire anche un suono che dice... si sente la voce di Mary che fa Mary, dice James. E ve lo giuro che off stream, che l'ho rifatto sta cosa, si è sentito sia il pianto dell'uomo, sia Mary. E adesso... Niente. James. Sì, ok, l'avete sentito? L'avete sentito? Oh, l'ha detto James. Mary che chiama James nella loro stanza. Meno male che si è sentito. Ok. Ok, adesso dobbiamo prendere l'ascensore. Allora, qui bisogna scendere. Continuiamo comunque sempre a scendere. Aspetta. Ok, qui devo lasciare tutta la mia roba. Qui, molto significativo il fatto che prendiamo l'ascensore per andare di nuovo giù, ok? Tutto questo capitolo finale è tutto un andare giù. Continuare sempre dalla prigione che continuiamo ad andare giù. E adesso James, per andare giù, ora deve posare tutto quello che ha. Cioè deve essere praticamente nudo. Ok? Solo lui stesso può andare a vedere cosa c'è giù, cosa c'è dentro se stesso, però non deve avere niente. No, all'1? Troppo... Ok, siamo scesi. No, ce l'ho la mappa, però adesso andiamo alla mappa. Puoi tenere la lettera nell'inventario qui se non sbaglio. Ah, vabbè, ma tanto non ci cambia molto. Qui abbiamo la videocassetta che ha fatto anche una apriscatola. Questa è la videocassetta che hanno fatto Mary e James all'interno dell'hotel. Però vedete che non ho nemmeno la torcia in questo caso. La mappa, l'ho presa la mappa.
Ok, qui ci sono dei barattoli di frutta. La data di scadenza sarà probabilmente passata da un pezzo. Qui ci sono le mele zucche, però... Ah, ma non ci dice... Cioè, guardate comunque le mele. Ok, abbiamo trovato il carillon di Biancaneve. E guardate che lo troviamo proprio vicino a delle mele. Qui dovrebbero essere anche scadute, barra... Diciamo... Scadute, collegato un po' al fatto della mela avvelenata di Biancaneve. Biancaneve è una fiaba che finisce in modo negativo. Beh, comunque facciamo caso che adesso stiamo raccogliendo tutte carillon di principesse con una collegate, cioè in cui il punto comune è la relazione romantica, ok? Una fiaba che in teoria il punto focale, diciamo, è l'amore, ok? Che un po' ricorda James e Mary, però la storia di James e Mary non finisce in modo positivo, no? La fiaba di James e Mary finisce un po' tragicamente, anche questa. Ok, qui apriamo la lampadina nel barattolo. Questa qui è una reference a un film horror. No, forse non è horror. Alice si chiama forse il film. Comunque è il fatto di trovare una lampadina dentro un barattolo, una reference a un film. Ok, qui ci troviamo in un bar dell'hotel. Questo bar si chiama Venus Tears, quindi le lacrime di Venere. Venere è la dea dell'amore, però appunto la dea dell'amore è accostata alle lacrime, quindi diciamo una storia d'amore triste, ok? Sempre collegata alla storia tra Mary e James, quindi non è casuale il fatto che si chiami Venus Tears, le lacrime di Venere. Nella fiaba originale di Biancaneve, innanzitutto la strega e sua madre l'abbandona prima nel bosco, poi dice di riprendersela avvelenandola perché voleva mangiarsela. Il principe la trova cadere e la mette nella teca per osservarla e quando i servi la fanno cadere lei si sveglia e il principe si arrabbia. What? Ma davvero è questa qui la storia originale di Biancaneve? Grazie Arkin Gem. Grazie per il follow su TikTok. E qui abbiamo trovato la lattina di diluente. Abbiamo trovato la lattina di diluente, quindi adesso possiamo andare su a rimuovere l'inchiostro dalla foto. Sirenetta, la principessa muore perché il principe le spezza il cuore. Cenerentola, il principe cerca la principessa Biancaneve e il principe riporta in vita la principessa l'illusione che Mary ancora vive. Inoltre la sirenetta cade nel mare e Jamie si vuole buttare con Mary nel lago. Vabbè, la sirenetta cade nel mare nel senso che... Ah, è vero! È vero perché la sirenetta originale in realtà muore affogata. È vero! Giusto! Diventa poi umana, però poi si annega. È vero, eh sì. Io riguardante la teoria dell'enigma delle principesse non sono andata nello specifico. Cioè, l'ho solo vista come... Ho solo voluto dirvela come... Non tutte le fiabe finivano in modo positivo. E un po' appunto collegato alla storia d'amore tra Mary e James. Ecco ragazzi, vi faccio una domanda molto importante. Secondo voi si può odiare una persona che amate? Per me sì. Sì. Ma non vuol dire che cioè, non vuol dire che non la ami, ok? Cioè... Puoi comunque amare, però... Puoi anche sentire questo... odio. Ciao, Mark. Tecnicamente si possono provare entrambi i sentimenti per la stessa persona. Esatto, esatto, lo penso anch'io. Time. Time goes by so slowly. E ora ragazzi mi si sta aumentando il battito cardiaco perché sento già un po' di emozione. Ok, abbiamo la sirenetta. No, la sirenetta. Ah, comunque, ecco, non l'ho detto, abbiamo raccolto Cenerentola. Cenerentola, diciamo, se vogliamo vederci il macabro all'interno della fiaba di Cenerentola, è che le contendenti del principe, per infilarsi la scarpina, si tagliano i piedi, si tagliano le dita dei piedi. Diciamo, però, in teoria finisce bene per Cenerentola, no? Oppure volete dirmi che l'originale Cenerentola finisce male? E allora abbiamo Cenerentola, Biancaneve e la Sirenetta, tutte che finiscono male. Non ha un vero finale canonico Cenerentola. E poi ne compaiono altre 3. Adesso vediamo che ce ne sono altre 3. Tin tun tin 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 tun. Aspetta.
Ok, adesso sono uscite 3 nuove principesse, che sono... Vediamo se me la dice. Allora, dovrebbero essere Tambelina, che sarebbe Pollicina. Io non ho mai sentito Pollicina come principessa in vita mia. Non so se voi la conoscete, Pollicina. Poi c'è Rapunzel, quella blu. Questa qui rosa è Pollicina. E poi questa in mezzo si crede sia una principessa che si chiama Red Shoes. Scarpe rosse si chiama. Io non la conoscevo, quindi la spiego anche a voi. Cioè, magari se qualcuno di voi la conosce mi faccia sapere. Praticamente Red Shoes è una donna condannata a ballare per sempre con le sue scarpe rosse. L'unico modo per scappare da questa maledizione del ballare per sempre è tagliarsi i piedi. Quindi lei si taglierà i piedi per smettere di ballare. Anche perché le scarpe, cioè, ballano da sole, ok? Quindi è condannata... E ora, esatto, e ora il principe James deve andare dalla sua principessa Mary alla stanza 312, no? Sì, in pratica finiscono tutte male, ok? Che ripetiamo quindi che tutte queste fiabe siano collegate alla fiaba d'amore tra James e Mary, però anche quest'ultima finisce in modo molto tragico, ecco, perché appunto Mary è morta. Oh! Non è aperto? Ah, ok. Ragazzi. È tutto pronto. Ok, ragazzi. Finalmente James... In questo momento James capirà quello che ha fatto. C'è un televisore anche la sfida attaccato. Comunque fate caso anche un'altra cosa. La scena di un televisore e una poltrona l'abbiamo già vista. L'abbiamo già vista. La ricordate? Se non me la ricordate guardiamo la cutscene e poi ne parliamo. 7 giorni. Eccoci. Are you taping again? Come on. I don't know why, but I just love it here. It's so peaceful. You know what I heard? This whole area used to be a sacred place. I think I can see why. It's too bad we have to leave. Please promise you'll take me again, James. James ha capito. Mary. So there you are, James. Did you get the letter? Did you find Mary? If not, let's get going already, okay? Laura.
Mary's gone. She's dead. Liar, that's a lie! No, that's not true. She died because she was sick? No, I killed her. You killer! Why'd you do it? I hate you! I want her back! Give her back to me! I knew it! You didn't care about her! I hate you, James! I hate you! I hate you! I hate you! She was always waiting for you. Why? Why? I'm sorry. The Mary you know isn't here. Laura, I'm sorry. James, where are you? I'm waiting. I'm waiting for you. Please come to me. Do you hate me? Is that why you won't come? James, That voice! James, please hurry. Are you lost? I'm Ok, here. niente. Ok, nella cassetta abbiamo visto James che uccide Mary. Finalmente lui ha visto se stesso uccidere Mary. Ok, l'ha capito. O almeno. Diciamo siamo arrivati al 99% di aver capito. Ma quell'1% abbiamo sentito adesso Mary alla radio, quindi lui ancora è convinto da una parte. Quindi sì, comunque sì, nella cassetta originale si sente anche Mary che urla, veramente straziante. Questa qui ovviamente non si sente l'audio perché poi è stata censurata. Cioè la città già ci stava avvertendo in due situazioni che lui è stato a uccidere Mary, o comunque il modo in cui lo scopriva c'è stato già detto, perché appunto negli appartamenti, se vi ricordate, abbiamo visto un cane molto simile a James sulla poltrona davanti a una TV, che è lo stesso modo in cui adesso James ha scoperto, ha ricordato quello che ha fatto a Mary. E poi, la prima volta che battiamo il primo mostro e otteniamo la radio, nella radio viene tagliato, però lì si sente la voce di Mary che dice "perché mi hai uccisa?". Quindi anche lì già la città ci ha già detto quello che è successo, ok? Però James è dovuto andare fino in fondo per capirlo. E una volta usciti, guardate. Beh, intanto la host, questa qui è bellissima come host. Guardate che sgocciola acqua dal soffitto. Collegato al finale in water. Stiamo annegando nei nostri pensieri. James sta annegando dentro se stesso. Comunque c'è sempre questo l'elemento dell'acqua, ok? Però adesso è come se fossimo sott'acqua in realtà. È quasi come se stessimo sprofondando. Anche l'hotel stia annegando. Adesso siamo ovviamente nell'Otherworld. Questo ovviamente è l'Otherworld. Provato l'interruttore ma non mi accende la torcia, ok. Devo andare assolutamente alla biblioteca adesso a prendere l'ultimo elemento, l'ultimo oggetto per il rituale. Eccolo qua. Libro della cerimonia Cremisi.
Parla, io sono quello Cremisi, le menzogne e le nebbie non sono loro, bensì io. Sapete tutti che io sono quello, sì, e quello sono io. Credenti, prestate attenzione, 20 ventine di uomini, 7000 bestie. Ascoltate le mie parole e ripetetele a tutti gli altri, che siano obbedite anche sotto la luce del fiero e impietoso sole. La mia ira si abbatterà su di voi e soffrirete le pene della mia collera eterna. La bellezza del fiore che appassisce e gli ultimi sforzi dell'uomo che sta morendo sono le mie benedizioni. Invocherete me, tutto quello che sono io, nel luogo che è silenzioso. O fiera fragranza della vita che vola verso il cuore, o coppa colma del vino più bianco e che in te tutto è inizio. Allora, abbiamo tutti gli oggetti necessari per fare il fine del rituale. Abbiamo il crisma bianco, il libro delle cerimonie Cremisi, antiche memorie e il calice d'obsidiana. Piccola chicca, questi 4 elementi ci serviranno per riportare in vita Mary nel finale che faremo noi. Questi oggetti, se avete giocato a Silent Hill 4, spoiler di Silent Hill 4, questi 4 oggetti sono gli stessi oggetti che utilizzerà Walter Sullivan per riportarsi in vita, con gli stessi 4 oggetti che troviamo qua in Silent Hill 2. E qua dobbiamo ascoltare le cuffiette. Mary's going to die? You must be You must be joking. joking. I'm very sorry. But you're a doctor. It's your job to heal people. How can you just let her die? Please, calm down. As her doctor, I promise I'll do what I can. But there's still no effective treatment for her condition. How long does she have? I'm afraid I'm not sure. 3 years at most. Perhaps 6 months. It's impossible to say with certainty. Qui abbiamo visto la registrazione, c'è una conversazione tra James e il dottore, in cui appunto il dottore dice James, cioè Mary è destinata a morire, non so quanto tempo ha ancora di vita, ma deve morire. Ne parliamo quando poi c'è il finale, perché adesso dobbiamo ancora giocare, dobbiamo ancora dire delle robe, quindi... Adesso fate caso che adesso nell'Otherworld l'hotel è in fiamme. Cioè si vede... Tutto l'hotel è di nuovo rovinato, vedete? Adesso siamo nella vera Silent Hill, adesso stiamo vedendo l'hotel in fiamme, che è quello che è successo all'hotel. Adesso James lo vede per quello che è realmente, e non più con gli occhi di Mary. Uno inizia a pensare che l'hotel sia tutto bene se quello normale, e invece no, perché l'hotel è andato in fiamme. Di nuovo l'acqua, avete visto? L'acqua che riflette, l'acqua che in realtà sta per inghiottire James. E sentite anche il respiro? Lo stesso respiro che abbiamo sentito all'hotel, che vi ho detto che quel respiro sarebbe Mary, questo qua che sentiamo anche adesso, Mary quando era malata all'interno dell'hotel. Lo sentiamo di nuovo. Comunque ecco, anche questa parte qua dell'acqua che va sempre più su, o comunque, capito, c'è l'acqua sulle gambe di James, può essere sempre collegato alla canonicità del finale in Water, come dire, James è destinato a morire nel lago con Mary e quindi l'acqua ci ricorda sempre il modo in cui morirà. Mio Dio, mamma mia, questa scena. Questa è la mia scena preferita. Mama! Mama, I was looking for you. Now you're the only one left. Maybe then I can rest. Mama, why are you running away? You're not my mama. It's you. Oh,
sorry. Angela, no. Thank you for saving me. But I wish you hadn't. Even Mama said it. I deserved what happened. No, Angela, that's wrong. No, don't pity me. I'm not worth it. Or maybe you think you can save me. Will you love me? Take care of me? Heal all my pain? That's what I thought. James, give me back that knife. No. I won't. Saving it for yourself? Me? No. I'd never kill myself. It's hot as hell in here. You see it too. For me, it's always like this. Questa è anche la mia scena preferita del gioco. Perché boh, è semplicemente tutta incredibile. Allora, intanto qui noi, lo spettatore, vede come Angela vede la sua Silent Hill, ovvero tutta in fiamme. E oltretutto il fuoco è anche collegato all'hotel in fiamme. Questo è anche, può un po' ricordare appunto che l'hotel è andato in fiamme, questo rappresenta anche questo. Però io vi ho ripetuto, ogni protagonista ha il suo elemento della Silent Hill. Di James l'acqua, Eddie il freddo e Angela il fuoco. Solo lo spettatore vede il fuoco. James alla fine dice: fa un caldo tremendo qui. Cioè, lui sente il caldo ma non lo vede, capito? Lui in quel momento sente solamente il caldo. E Angela dice: lo vedi anche tu, per me è sempre così. Che poi quella frase è bellissima. Come dire, sì, ci sono abituata, è una cosa nuova per te. Anche bellissima la scala, l'angolazione della scala. Ok, James che sta in basso e Angela va verso l'alto. Allora, intanto noi sappiamo che Angela muore in Silent Hill. Ce lo conferma Masahiro Ito, che dice appunto che non si ricorda come è morta in realtà, ma dice che è morta Silent Hill. Poi abbiamo visto anche la tomba di Angela nel cimitero prima di buttarci nel buco. La scala così è come dire, James può ancora forse scegliere se andare verso la luce, e invece Angela appunto la vediamo che sale le scale, quindi che sta andando. Anche lei va verso l'alto, o perché comunque ha capito. Comunque adesso siamo al finale, quindi tutti stanno capendo quello che hanno fatto veramente. James ha capito che ha ucciso Mary, Angela ha capito che lei ha ucciso il padre, e il senso di colpa è fortissimo e va verso l'alto. Ho capito, e si va a uccidere, capito? Col suo coltello. Tutto il gioco è tutto un andare verso il basso, ok? E adesso vediamo una scena in cui si va in alto, però solo Angela va in alto in questo caso, quindi Angela è andata nelle profondità a capire, ha capito, e una volta che ha capito va su, ha compiuto
la sua redenzione, perché comunque la sua redenzione finirà in un suicidio, ok? All'inizio viene scambiato per la madre, perché lei stava cercando la mamma, non lo so, l'ha scambiato per la mamma, si è girata di scatto, oddio sei mia mamma. Poi sì, vedete qua c'è un quadro molto angosciante, che sarebbe un quadro che un po' fa da letto, sempre a letto, che lo rivediamo anche ricreato sul mostro di Angela, che è una cornice, quindi una cornice con all'interno un corpo nudo ricoperto da uno strato di pelle putrida, cioè di carne umana comunque molto sporca. Le parti intime, le vedete un po' qua dalla scena, sono macchiate di sangue, quindi ovviamente rappresenta l'abuso sessuale. Poi il fatto che sia ricoperto di carne umana, tutto sigillato, rappresenta il senso di oppressione, di schiacciamento, ok? Quindi tutto quello che ha passato Angela, no? Che come si è sempre sentita. In realtà ci sono due figure, ecco, così le vediamo meglio. Ci sono due figure, vedete? Non so se vi siete fatti questa domanda, ma Angela ha effettivamente perdonato il padre per quello che ha fatto? Non ci viene detto direttamente, ma c'è un easter egg in Silent Hill Homecoming. C'è una parte del gioco in cui deve scegliere se perdonare o no Adam. Se voi farete di no, quindi non lo perdonerete, otterrete l'achievement la scelta di Angela. Quindi questo ci fa capire che in realtà Angela ovviamente non ha mai perdonato il padre per quello che ha fatto. James dice I will never kill myself, vuol dire ancora che non vuole farla finita. Sì, però lo dice in modo un po' incerto, Me? I will never kill myself. Cioè non lo so, a me non sembrava molto convinto quando l'ha detto, ok? Come se un po' volesse convincere se stesso, che non lo farebbe mai. Però, se pensi che la madre le disse te lo sei meritato, sì, anche quello, sì. Poi sì, è veramente brutto il fatto che Angela stia ancora cercando la mamma, quando la mamma le diceva te lo meriti quello che ti è accaduto, cioè, veramente brutto. Trattare un tema così pesante in Silent Hill è davvero difficile, ma in Silent Hill 2 ci sono riusciti davvero bene. Cioè io... Vabbè, non ho mai, fortunatamente, non ho mai passato quello che ha passato Angela. Però, cioè, l'hanno fatto così bene che riesci veramente a capire come si sente Angela in questo momento. Cioè, la capisci pienamente, secondo me. E poi, chi ha vissuto proprio certe cose, secondo me ti tocca ancora di più. Ma poi alla fine è tutto il gioco che comunque tu... empatizzi un po' con tutti i personaggi, cioè anche con James, con Eddie anche lo fai, cioè capisci un po' tutti, ok? Ti metti nei panni un po' di tutti quanti, di quello che hanno vissuto, del perché l'hanno fatto. Non li giustifichi, ok? Però, cioè... Guardate però, adesso anche James sta salendo delle scale. Poche, però abbiamo salito anche noi delle scale. La lettera. Ah sì, la lettera è sempre bianca. Sì, ma... la lettera è sempre qua. Anzi, in realtà è vuota. Ragazzi, in realtà la busta è vuota. In realtà è vero, mi sono dimenticata di dirvi che in realtà... dopo aver ucciso Eddie, la lettera diventa bianca. Dopo aver guardato la cassetta, la lettera sparisce. Cioè abbiamo solo la busta, ma è vuota. Qui... abbiamo il salvataggio finale, quindi adesso ci sono le prossime due boss fight. Salvataggio finale, questi perché sono 9 quadrati rossi, ok? 9 quadrati rossi che vi ho spiegato delle teorie del round your square, ovvero fare una cosa impossibile, il colore rosso della morte, del sangue. E alla fine però ce ne sono 9. Cosa vuol dire? Allora, secondo Masahiro Ito, allora non c'è proprio una spiegazione specifica al perché siano 9, ma Masahiro Ito dice che questi 9 quadrati rossi rappresentano il numero di allucinazioni che ha avuto James a Silent Hill, cioè le allucinazioni intesi come i mostri. Ora, non ha specificato Masahiro Ito quali, cioè se intende i mostri intesi i Pyramid Head, i manichini, i detenuti della prigione, anche se non li vede, non lo so, le nurse, il mandarin, la lying figure, Flash Lips, Abstract Daddy e il boss finale.
Però, capito? Allora, non so bene quali siano. La Masahiro Ito dice 9 allucinazioni di James. Noi vi mostri che vedi. Però, c'è Maria conta? Cioè, Maria conta come allucinazione mostro? Capito? Perché se contiamo anche Maria sono 10. Anche, poi adesso in realtà lo vediamo. In realtà, ragazzi, la lettera non è mai esistita. Anche la lettera è un'allucinazione. Però, aspetta. Masahiro Ito dice che le 9 allucinazioni intende i 9 mostri. I 9 mostri che vede James. Quindi, cioè, non so. Cioè, l'ha detto lui. Quindi io, in realtà, ho cercato di mettere i tasselli, ma... Boh, sicuramente Pyramid Head. Cioè, secondo me Maria è sicuramente un'allucinazione. Poi i manichini... Eddie non è un'allucinazione. I detenuti forse no. I detenuti allora no, perché comunque non li vede nemmeno. Cioè, li sentiamo, non li vediamo nella prigione. Le nurse, il mandarin, il line figure, i flash lips, l'abstract daddy e il boss finale, Mary. Contiamo questi? Non lo so. Comunque, rappresentano questo. Quindi il salvataggio finale in cui adesso James capirà tutto e capisce che tutto quello che vedeva non è reale, è tutto frutto del suo subconscio. Raziel, non farmi ripetere. I was weak. That's why I needed you. Needed someone to punish me for my sins. But that's all over now. I know the truth. Now it's time to end this. Ok, abbiamo visto per l'ennesima volta Maria venire uccisa da 2 Pyramid Head. 2 perché, ripeto, uno è collegato a Mary e 2 è collegato ad Eddie, perché James ha ucciso 2 persone, Mary e Eddie. Questa è la scena finale. James adesso ha finalmente capito quello che ha fatto. Abbiamo visto Maria venire uccisa per la seconda o terza volta dai Pyramid Head. Pyramid Head fa ricordare a James quello che ha fatto, lui che ha ucciso Mary, uccidendo Maria però. E la scena bellissima in cui lui si mette in ginocchio, si guarda giù e dice: ero debole ed è per questo che mi servivi. Infatti lui tutto il gioco che chiama Mary, sei davvero qui? Mary, ho bisogno di te. Anche nella scrittura del Nihilis Bar vediamo I need you, Mary, be real. Cioè James ha sempre avuto bisogno di Mary. Finalmente qui ha capito. E adesso dobbiamo affrontare i 2 Pyramid Head. Ovviamente i 2 Pyramid Head hanno le lance. Somiglia un po' alla scena che abbiamo visto nella prigione, nel cortile, che c'era quel patibolo e c'era un disegnino con 2 Pyramid Head e al centro c'era un uomo impiccato. La scena era un po' una previsione di questa scena. Ecco, poi fate anche caso che sul pavimento ci sono 2 simboli che ricordano il Necronomicon. E il Necronomicon dovrebbe essere rappresentare un dio, se non sbaglio. Ecco, i 2 Pyramid Head si sono uccisi infilzandosi con una lancia. Cosa significa? Significa che i 2 Pyramid Head hanno compiuto il loro obiettivo. Il loro obiettivo era quello di far ricordare a James, di farlo sentire in colpa e fargli ricordare quello che ha fatto, quindi fargli capire che lui ha ucciso Mary.
perché lui aveva stava reprimendo questo suo ricordo. Quindi hanno compiuto il loro obiettivo, fine. Il mio lavoro qui è finito, hanno detto, e si sono uccisi perché finalmente James ha capito il perché è venuto a Silent Hill e che Mary l'ha uccisa lui. Quindi Mary non è reale, così come non è reale la lettera. La lettera è completamente sparita dal mio inventario, ragazzi. Rimaneva solamente la busta. Dove ha visto la cassetta sparisce completamente la lettera. Dopo aver ucciso Eddie sparisce la scrittura. Dopo aver guardato la cassetta sparisce la lettera bianca e rimane solamente la busta. E dopo aver ucciso, comunque i due paramedici si sono suicidati, la lettera sparisce. Cioè la busta della lettera sparisce. Il che significa che la lettera che ha ricevuto James, la lettera del viene a trovarmi nel mio posto speciale, non è mai esistita. Quella lettera, tutto frutto della sua mente, del suo subconscio, cioè era un modo per attirare James a Silent Hill, ma era tutta una lucidazione, tutta un'illusione, non è reale, non era reale sin dall'inizio. Poi abbiamo due uova che ci danno paramide, l'uovo color ruggine e l'uovo scarlatto. Mia caretta leale è quella che Mary ha dato a Laura. No, Mary ha veramente scritto due lettere, una per Laura e una per James. La lettera di James è quella che leggiamo alla fine, il papiro, quella lì è reale, ma questa qui che aveva James all'inizio non è reale. Ok, allora abbiamo due uova, uno color ruggine e uno color scarlatto. Allora, l'uovo in sé intanto è simbolo di rinascita, di fertilità, ok? Ed è anche collegato alla Pasqua, cioè la Pasqua di Gesù e la Pasqua, a Pasqua si festeggia la rinascita, la risurrezione di Gesù, ok? Quindi questo è il significato dietro le due uova. Per appunto il color ruggine, quindi quello rovinato, è collegato a Mary, quindi il vecchio sangue, quello di Mary, e poi c'è l'uovo scarlatto che invece è il sangue nuovo, quindi vedete il sangue molto più rosso, questo qui è un color molto più morto, più smorto, più scolorito. Questo qui invece è collegato a Eddie. Le due uova qui di nuovo ci ricordano che un paramedede è per Mary e l'altro per Eddie. E grazie anche per il follow su Twitch. Ok. Guardate qua, guardate questa porta intanto. Guardate questa porta, non vi sembra che ci sia una faccia sopra? Non mi sembra che oltretutto questa faccia somigli molto a James. Cioè a me almeno riesco a vederci James. Non lo so, la vedo un po' come una faccia in cui dietro questa porta c'è tutto quello di cui... quello che nascondevo o la parte oscura di James. Vedete, infatti non si può nemmeno aprire, ok? Secondo me nasconde un po' qualcosa. È un po' un teschio, esatto. È come se nascondesse qualcosa. Di sì, però molto inquietante appunto che ci sia un volto. Se avessi mente una faccia non mi sembra James. Ma a me un po' somiglia a James in realtà, sai? Vedi, quella parte un po' così sembra un po' il ciuffo. Non lo so. Cioè James che stia tipo urlando, così va. No, Mary non la vedo. Mary? What do you want, James? I brought you some flowers. Flowers? I don't want any damn flowers. Just go home already. Mary, what are you saying? Look, I'm disgusting. I don't deserve flowers. Between the disease and the drugs, I look like a monster. Well, what are you looking at? Get the hell out of here! Leave me alone already! I'm no use to anyone. I'll be dead soon anyway. Maybe today, maybe tomorrow. It'd be easier if they'd just kill me. But I guess the hospital is making a nice profit off me. They want to keep me alive. Are you still here? I told you to go! Are you deaf? Don't come back! James! Wait! Please don't go! Stay with me!
Don't leave me alone. I didn't mean what I said. Please, James. Tell me I'll be okay. Tell me I'm not going to die. Help me. Allora, qui abbiamo sentito il discorso. Avete detto James sembra ci abbia provato. No, Carlo, tutta la live. Ci abbia provato a essere dolce con Mary, ma io vi ripeto che James andava a trovarla ogni morte di papa, cioè poi le uniche volte in cui si presentava, ok, portava dei fiori, però ok, Mary diceva, sì, quando mi viene a trovare per tutto il mio periodo ospedaliero e poi ti presenti così un giorno a caso e mi porti dei fiori, cioè capito, Mary l'ha vista un po' come una presa in giro. Poi beh, Mary ha un conflitto di emozioni, cioè si arrabbia, poi di nuovo piange, poi dice vogliono tenermi in vita perché vogliono guadagnare su di me. Mary ovviamente si comporta così perché non deve morire, cioè ha questo sbalzo d'umore molto, cioè dovuto alla sua malattia. E James da una parte, ok, ha ucciso Mary. Cioè, secondo me sentendo anche Mary che fa vogliono tenermi in vita perché vogliono guadagnare su di me. Cioè, potrebbe averlo visto come una motivazione in più per uccidere. Secondo me se tu senti una persona che si lamenta e non puoi farci niente, ok? Perché, cioè, Mary doveva morire. Cioè, James cosa può fare? Cioè, non può fare niente. Cioè, non è che può resuscitarla umanamente, inteso, realmente. Non può farlo, non può fare niente, capito? La sua condanna è guardarla morire. Quindi è estremamente straziante vedere una persona che ami, vederla morire e non farci niente. Quindi James, da una parte, potrebbe anche aver pensato, io la uccido perché uno non ce la faccio più a sentirla soffrire, non ce la faccio più a questi sbalzi, a sentirmi urlare contro, e due perché io voglio di nuovo la mia vita. La motivazione principale di James era che voleva riavere la sua vita, ok? Quindi la prima motivazione è egoistica, cioè voleva la sua vita, voleva ritornare ad avere la sua vita. Però, capito, sentendo Mary che si lamentava, non sopporto di vivere così, sono brutta, un po' appunto, tutte queste cose qui l'hanno un po' spinto, l'hanno un po' detto, da una parte non sto facendo una cosa così brutta. Cioè, perché da una parte la sto anche aiutando, o almeno un po' potrebbe averlo pensato. Comunque Mary gli urlava sempre contro, quindi ecco, James non lo sopportava proprio più. E niente, qui ho sentito un dialogo, uno dei dialoghi tra James e Mary. Di nuovo acqua e pioggia, tutte e due. Tutto questo Mary perdona James. In realtà Mary non perdonerà mai James. Adesso lo vediamo. Mary non lo perdonerà mai. Adesso guardate, tutto il gioco è andato verso il basso, nella prigione, nell'hotel che andiamo con l'ascensore giù. E adesso stiamo finalmente salendo. Stiamo salendo di nuovo verso la luce perché abbiamo visitato tutta la parte oscura del subconscio di James e adesso che ha capito può ritornare su perché ha capito. Anzi, cavolo, ma io ho salvato. Che se mi crash. Mi ho passato la vista alla gente che devo darsi attraverso la vita, quindi esatto. Mary. Vabbè, Amber. James. Maria, I'm finished with you. What? But I'm what you wanted. Mary's dead. Don't you understand? She's not coming back. Ma questo è il finale, Rebirth. But I can be yours. I'll be here for you forever. I'll never hurt you like she did. So why don't you want me? Because you're not Mary. Without Mary, I just can't go on. Oh, James. Come on, James. You must be joking.
Allora, boss finale, Maria barra Mary, che diventa un tutt'uno. Allora, intanto, secondo libro delle memorie perdute, questo boss rappresenta il conflitto di emozioni di James negli ultimi giorni di vita di Mary. Però esteticamente com'è fatta? Vedete di nuovo chiusa in una gabbia, come i Flash Lips. Abbiamo visto anche Maria prima che avevano uccisa dentro una specie di gabbia. Quindi dentro una gabbia, quindi che simboleggia il letto in cui stava Mary durante il suo periodo d'ospedale. Vedremo adesso che attaccherà con le falene. Sono falene, non sono farfalle. Le falene che le abbiamo già viste anche negli appartamenti, abbiamo visto queste falene nere. Le falene ovviamente rappresentano la morte. Inoltre ci attaccherà anche con i tentacoli, ok? Cercheranno di strangolare James in modo in cui appunto è morta Mary, ovvero soffocato. Comunque lo strangolamento è sempre collegato al soffocamento. E guardate un po' come sta tipo in T-pose. Abbiamo l'unione di Mary e Maria in versione demone, a testa in giù, a forma di tipo crocifissa, testa in giù, che non è casuale anche il fatto che sia appunto crocifissa, anche perché ovviamente Mary e Maria, il nome proprio deriva dalla Vergine Maria, ok? Ricorda proprio una crocifissione testa in giù, cioè una crocifissione al contrario. Niente, adesso battiamola. Battiamola. Perché ci lancia le falene. Ah! Poi sembra che sia anche vestita un po' da suora, non so, un po' Vergine Maria. Va direttamente al primo posto Mary. Fanno rumori delle rondini, che devo dire? Ecco. E ora? Ora vedremo. Vedete che sembra un po' abbia il velo, capito? Un po' da suora, capito? Vergine Maria, non lo so. Un po' mi ricorda che sia un velo di quello che fanno le suore. E niente, uccide Mary. In questo caso adesso lui uccide la Mary, Maria, per la seconda volta. E c'è il fine del rituale. Che non l'ho mai fatto, che io non lo reputo, in realtà non ha senso secondo me il fine del rituale. Nel fine del rituale, in cui servivano 4 oggetti particolari e bisogna aver finito il gioco, mi sembra 3 volte. Vabbè, James andrà con la barca sul lago Toluca, in mezzo al lago Toluca c'è tipo un'isoletta, porterà Mary e la riporta in vita col rituale. But without you, I just can't go on. I can't live without you, Mary. This town, Silent Hill. The old gods haven't left this place. And they still grant power to those who venerate them. Power to defy even death. Vabbè, io questo finale non mi piace. Comunque no, questo finale lo fai finendo il gioco una volta e raccogliendo 4 oggetti. Crisma bianco, libro delle memorie perdute, il calice d'ossidiana, libro di cerimonia rossa. Questo finale personalmente non mi piace. Uno, perché distrugge tutto il senso del gioco, perché il senso del gioco è far capire a James quello che ha fatto e in base ai finali o farlo andare avanti con la sua vita, però deve aver capito quello che ha fatto, o riafferma il motivo per il quale è venuto a Silent Hill per suicidarsi. Il fine del rituale semplicemente la va a risuscitare, così non vale, Jay, non puoi farlo. E ovviamente con questo finale non si legge nemmeno la lettera. Ovviamente adesso la leggiamo la lettera, la guardiamo la lettera. Però in questo finale non c'è nemmeno la lettera, cioè è veramente pessimo. Però la host è bella. Il fatto che la risuscita perché cioè se ci colleghiamo a Silent Hill 4, Walter Sullivan ritornerà in vita col rituale con questi 4
elementi, quindi lui è tornato in vita, quindi anche Mary. Quindi boh, niente, 5 stelle. Quanto ci aveva messo? 7 ore? Vabbè, comunque non ci interessa questo. Perché adesso dobbiamo vedere gli altri finali, perché questo finale qua l'ho fatto perché non l'ho mai fatto. Ma raga, non è ancora finita. No, niente applauso perché non è ancora finita. Fermi tutti. Fermi tutti, ancora nessuna considerazione finale. Guardiamo gli altri finali. Allora, il finale, quello più... Allora, non esiste un finale canonico, tutti sono canonici intanto. Quello che si ottiene, quello che viene ottenuto la prima volta che si finisce il gioco, solitamente è quello Live. Quindi adesso prendiamo in considerazione il finale Live, che è il finale più buono, diciamo, e vediamo anche la lettera, ovviamente. Quindi questo è il finale Live. Devo mettere i sottotitoli adesso in inglese. When will you ever stop making that mistake? Mary's dead. You killed her. Maria? It's you. But I don't need you anymore. What? You must be joking. But I can be yours. I'll be here for you forever. And I'll never yell at you or make you feel bad. That's what you wanted. I'm different than Mary. How can you throw me away? I understand now. It's time to end this nightmare. No! I won't let you. You deserve to die too, James. Ok, qua muore. Sarà Invincible. No, Live solitamente è il finale che fanno tutti all'inizio. Anche io la prima volta che ho giocato Silent Hill ho fatto il finale Live. Mary? James. Forgive me. I told you that I wanted to die, James. Questo I è un bel wanted the pain finale. to end. That's why I did it, honey. I just couldn't watch you suffer. No. That's not true. You also said you didn't want to die. The truth is, I hated you. I wanted you out of the way. I wanted my life back. James, if that were true, then why do you look so sad? Mary? James. Please. Please do something for me. Go on with your life. Ecco, mo ce la prova a non piangere. E mo questa è la lettera che dà Mary In a my James. restless dreams, I see that town. Silent Hill. Questo finale, prima di sentire la lettera, questo finale qui avete visto come James dice il motivo per il quale l'ha uccisa, cioè, ha detto che volevi morire, per questo no, l'ho fatto perché volevo andare avanti con la mia vita, quindi proprio lui lo dice, che l'ha fatto in modo egoistico, cioè lui non voleva andare avanti con la sua vita, non voleva più dipendere da Mary, ok? E questo è un bel finale. Questo è un bel finale in realtà. E poi adesso si vede Mary che dà la lettera a James, vera, non quella che
si immaginava James. Poi adesso vedremo pure che alla fine James adotterà Laura, perché appunto il desiderio di Mary in ospedale era quello di adottare Laura, ok? Se non fosse morta avrebbe voluto adottare Laura. Quindi James riesce ad andare avanti con la sua vita, che è quello che voleva comunque Mary, e adotta anche Laura, ok? Poi li vedremo andare via insieme. E questo è in più il lieto fine, ok? Però secondo me questo è un bel finale, però secondo me ha più senso lì in vuoto, però questo vediamo. In my restless dreams, Sì, I see Cami. that town. Il mio finale si chiama Rebirth. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday, but you never did. Well, I'm alone there now, A parte che è pure in lunga. our special place, waiting for you. Waiting for you to come to see me. But you never do. And so I wait, wrapped in my cocoon of pain and loneliness. I know I've done a terrible thing to you. Something you'll never forgive me for. I wish I could change that. But I can't. I feel so pathetic and ugly laying here, waiting for you. Every day I stare up at the cracks in the ceiling, and all I can think about is how unfair it all is. The doctor came today. He told me I could go home for a short stay. It's not that I'm getting better. It's just that this may be my last chance. I think you know what I mean. Even so, I'm glad to be coming home. I've missed you terribly. But I'm afraid, James. I'm afraid you don't really want me to come home. Whenever you come see me, I can tell how hard it is on you. I don't know if you hate me or pity me, or maybe I just disgust you. I'm sorry about that. When I first learned that I was going to die, I just didn't want to accept it. I was so angry all the time, and I struck out at everyone I loved most. Especially you, James. That's why I understand if you do hate me. But I want you to know this, James. I'll always love you. Even though our life together had to end like this, I still wouldn't trade it for the world. We had some wonderful years together. Well, this letter has gone on too long, so I'll say goodbye. I told the nurse to give this to you after I'm gone. That means that as you read this, I'm already dead. I can't tell you to remember me, but I can't bear for you to forget me. These last few years since I became ill,
I am so sorry for what I did to you. Did to us. You've given me so much, and I haven't been able to return a single thing. That's why I want you to live for yourself now. Do what's best for you, James. James, you made me happy. Grazie Invincible Cat per l'abbonamento, grazie mille. E poi c'è la host. Questo è un bel finale. C'è la lettera è molto... In effetti anche la doppiatrice ha pianto. Se l'avete sentita la voce della doppiatrice, lei stessa ha pianto leggendo questa lettera. Questo è un finale anche molto bello. Cioè questo è un finale molto bello che finisce un po' con un lieto fine, che adotta Laura. Vabbè, ovviamente si legge la lettera, quindi... È un finale che è un po' troppo buono per la storia di James. E anche secondo me... Cioè questo è un bel finale. È anche un finale che ci sta. Però adesso poi vedremo l'In Water, che secondo me ha più senso per me, per quello che è venuto a fare James a Silent Hill. Sì, è quello good ending, diciamo, questo qua. E questo finale semplicemente lo fate ascoltando tutta la conversazione finale di Mary nel corridoio, esaminare la lettera di Mary più volte, curarsi sempre se si è feriti, non tornare negli appartamenti e non avere contatti con Maria, quindi ignorare totalmente Maria per fare questo finale. Però ripeto, questo finale è quello che solitamente si fa la prima run, ok? Questo è quello più comune, ecco. Questo è il finale Maria. Per fare questo finale dovrete andare a vedere Maria più volte quando la lasciate nell'ospedale, stare molto vicino a Maria, non farle prendere troppo danno, non esaminare la lettera di Mary o la foto di Mary, non andarle addosso, non andare a sbatterle addosso troppe volte, e otterrete questo finale qua di Maria. Questo finale qui, adesso lo vedremo, anche questo qui secondo me non è un finale inutile. I've been waiting. Mary. No, 4. I'm sorry it took so long. Didn't you want to see me? Yes, I wanted to see you. Even an illusion of you. That's why I came here. It's not true, is it? You killed me. I couldn't watch you suffer. Don't make excuses, James. I know I was a burden on you. You must have hated me. That's why you got rid of me. It's true. I may have had some of those feelings. It was a long 3 years. I was tired. That's why you needed this Maria person? James, do you really think I could ever forgive you for what you did?
Ecco, raga, in questo finale vedete che c'è scritto: James, pensi davvero che io avrei potuto perdonarti per quello che hai fatto? Qui ho dovuto interrompere perché ragazzi, qua dice proprio, cioè in questo finale, ripetendo tutti i finali sono canonici, quindi prendiamo magari un pezzo da un pezzo, in questo finale dice che non ti ha mai perdonato. Questa Mary non è la vera Mary, ma questa qui è la fusione di Mary e Maria però, Cioè sono entrambe. Sinceramente penso che Mary non l'ha mai perdonato James per averlo uccisa. Cioè Mary ha scritto la lettera ovviamente prima di essere uccisa. Però Mary secondo me non l'avrebbe mai perdonato James per averla uccisa. James pensa di essere stato perdonato perché dice: va bene, io ho fatto tutto questo viaggio a Silent Hill, ho finalmente capito quello che ho fatto, quindi è come se lui si stesse perdonando se stesso, cioè lo fa lui, cioè vabbè, mi perdono, perfetto. Cioè, capito? È un po' questo che fa James, cioè pensa che comunque questo viaggio Mary lo abbia perdonato. Cioè, secondo me Mary non lo perdona. Cioè, James che pensa che sia stato perdonato. James sicuramente ha capito quello che ha fatto e James sicuramente si è pentito e è stato punito per quello che ha fatto. Però il pensare che James l'ha perdonato, no, per me no. You killed Mary again? That wasn't Mary. Mary's gone. That was just something Maria? Maria? What, James? I want you. I want you with me. Are you sure? Come on. Let's get out of here. What about Mary? It's okay. I have you. Poi c'è la lettera. Questo finale sì, è veramente brutto. Semplicemente James impazzisce. Cioè dice: voglio stare con te, Maria. E Maria ovviamente non esiste, quindi è come se lui stesse parlando a se stesso, completamente impazzito. Quindi se ne va da Silent Hill convinto di aver trovato un'altra donna, Maria. C'è l'idealizzazione di Mary, quando in realtà poi non c'è nessuno, cioè. Quindi niente, questo finale è semplicemente lui totalmente impazzito. Viene punito per questa scelta, ma poi anche Maria è malata, quindi cioè Maria ovviamente è la rappresentazione di Mary e anche Maria era malata, quindi poi si vedono loro due che escono da Silent Hill. Something about that cough. Sì, poi dovresti fare qualcosa riguardo. Ah, questo è bellissimo. Sì, lei poi, ma sì, ma la vede solo lui, cioè, capito? Riaccadrà quello che è successo con Mary, ovvero si ammala, ma anche Maria, stessa cosa. E poi abbiamo il finale in Water, che secondo la mia personale opinione e secondo quello di cui vi ho parlato durante il gioco, ci sono più riferimenti da parte del gioco che ci fa capire che il finale in Water sia quello più canonico. Appunto vediamo l'acqua tantissime volte, Pyramid che va sotto l'acqua, nell'hotel vediamo l'acqua, nella prigione mi sembra anche ci sia l'acqua.
Sulla copertina del manuale si vede James che trasporta il cadavere di Mary in braccio, così come adesso vediamo nel finale in Water. E secondo me è anche quello che ha più senso, perché in questo finale ovviamente James si butterà nel lago negandosi col cadavere di Mary in macchina. Niente, cioè secondo me è quello più canonico, perché James fin dall'inizio era venuto a Silent Hill per annegarsi, comunque nel posto in cui aveva dei bei ricordi con Mary, in cui voleva finire il tutto, ok? In modo pacifico, in pace. Ed è anche quello che ha più senso, perché secondo me il senso di colpa di James, cioè secondo me non riuscirebbe mai ad andare avanti James con la sua vita, da quanto era dipendente da Mary, da quanto la amassa, perché vediamo anche tutto il gioco che lui la richiama sempre, chiede comunque sempre l'aiuto di Mary, capito? E secondo me James non riuscirebbe comunque ad andare avanti con la sua vita senza Mary, quindi questo finale qua è quello che ha più senso con la persona di James. Mary? Wrong again. Mary's dead. You killed her. Maria? Maria, I'm done with you. What do you mean? But I can be yours. I'll be here for you forever. And I'll never yell at you or make you feel bad. That's what you wanted. Now I understand. The problem is, you're not Mary. No, James. I won't let you. I'll never let you have your Mary back. Cioè poi mi piace molto questa scena qua, si vedono anche i due quadri di loro due sposati, le foto dell'hotel. Mary? James. Forgive me. I told you that I wanted to die, James. I wanted the pain to end. That's why I did it, honey. I just couldn't watch you suffer. No. That's not the whole truth. You also said that you didn't want to die. The truth is, part of me hated you for taking away my life. You killed me, and you're suffering for it. It's enough, James. Mary? James.
Now I understand the real reason I came to this town. I wonder, what was I afraid of? Without you, Mary, I've got nothing. Now we can be together. Sì, questo è il finale molto... Poi qua si legge sott'acqua. Questo finale è molto... Sì, qui Mary non dice di andare avanti con la sua vita. Cioè, muore. E lui si sente in dovere di... Basta, se muore lei muoio pure io. È un po', diciamo... Questo lo vedo anche un po' come un lieto fine d'amore, capito? Perché muoiono insieme. Se vogliamo vederla in modo romantico, cioè sono di nuovo insieme loro due. Anche se in realtà, se ricordiamo una delle scritte all'interno del bar in cui dicevano, in cui c'era scritto: se vuoi vedere Mary devi morire. Ma potresti trovarti in un posto diverso da dove è Mary, James. Inteso, Mary si trova in paradiso, però James si trova all'inferno. Quindi effettivamente, boh, stanno insieme, cioè comunque sono tutti e due morti, non lo so. Questo finale mi piace molto di più, cioè lo trovo molto più canonico, con più senso. Poi ripeto, qua è tutto nel vostro, come la vedete voi, anche il finale Live è molto molto bello, però il finale in Water, secondo me, per quello che ha passato James, ha più senso. Ok, quindi questi tre, allora noi abbiamo visto il finale Live, Maria e Water sono i tre principali. Il finale Rebirth che abbiamo fatto nella mia run è quello che si sblocca finendo il gioco una volta, è uno di questi tre finali. Poi abbiamo due finali in più, segreti, più easter egg. Abbiamo il finale del cane e il finale UFO. Il finale del cane, come si ottiene? Allora, bisogna fare i tre finali standard, quindi Live, Maria e Water. Puoi ottenere la chiave del cane all'interno della cuccia vicino al Jack's Inn. E poi, dopo aver guardato la cassetta, bisogna andare al terzo piano nella stanza d'osservazione e si vedrà la scena del cane. Canonico questa scena del cane. Omae no shiwaza datta no ka? No, ma è giapponese. E poi però ci sono anche dei crediti speciali. Ci sono anche dei crediti speciali. Allora, però vedrete una cosa particolare. Questo è il finale troll. Questo è un bello finale, cioè... Poi c'è, boh... Gli eventi salienti del gioco, poi balla, sì. Eddie dov'è? Però ringhia contro Eddie. Perché ringhia contro Eddie? Perché Eddie ha ucciso un cane, tutto qua. Dato che Eddie ha ucciso un cane, il cane li ringhia ad Eddie. Ah, lo guardava pure male. Sì, Eddie muore a sentire perché è il volere del cane, ovvio. Il cane che poi è carinissimo, una Shiba. Il panzone di Eddie. Pizza! Akira Yamaoka, miglior pezzo musicale di sempre questo. Grande Akira Yamaoka che ha fatto questa host.
Oddio, questo non lo sapevo! Ah, io, oddio, questa scena non la sapevo, madonna, meno male che non era nudo. E poi c'è un altro finale easter egg, che è il finale dell'UFO. Il finale dell'UFO invece è disponibile solamente nella versione Silent Hill 2 Restless Dreams e Inner Fears per Xbox intanto. Ed è il continuo del finale UFO di Silent Hill 1. Anche in Silent Hill 1 c'è un finale in cui Harry incontra gli alieni. E questo finale qui è collegato a Silent Hill 1. Si ottiene finendo il gioco una volta e bisogna trovare nel bagno la gemma blu e poi bisogna usare la gemma blu nel giardino dell'ospedale dopo lo scontro contro il boss, di fronte alla barca a Remy dopo aver ucciso Eddie e infine nella stanza 312 davanti alla finestra. No, ovviamente inteso canonici i primi 3, cioè o 4. Il finale del cane e il finale dell'UFO ovviamente non sono canonici, sono finali troll, ecco. Quindi se voi usate la gemma, questo è il finale degli alieni. Harry! Sorry, who are you? Harry incontra James. Have you seen a little girl around here? Short black hair. What are you talking about? Anyway, listen. Have you seen my wife? Her name's Mary. Ecco, uno cerca la figlia e l'altro la moglie. E hanno ucciso James. E finisce. E James viene rapito dagli alieni. Uno cerca la figlia, l'altro cerca la moglie e viene rapito dagli alieni. Una volta faremo una run in cui facciamo il finale del cane dell'UFO, dai. Una volta rigiocheremo Born from a Wish, no? Questo è Ernest. Questo che parla è Ernest, ma non lo vediamo perché non ho giocato il Born from a Wish e non giocherò il DLC Born from a Wish. L'ho solo citato ogni tanto, ma non lo gioco, bastava solamente citare qualche cosa, abbiamo citato Ernest e va bene così. Io spero vi sia piaciuta questa lore run di Silent Hill 2.